Sono le 4:46 del mattino, siamo in aeroporto, io sto letteralmente dormendo e se non l'avete capito questa è la serie di quanto spendo. Questa volta andiamo in Grecia, direzione Corfù, prima però un cornetto al volo e letteralmente al volo perché i bar hanno aperto giusto 5 minuti prima che partisse l'aereo, quindi prima spesa quindi è il volo, Ryanair 110 euro. Appena arrivati a Corfù, direzione noleggio auto, qui abbiamo speso 220 euro per una smartina veramente comoda, con il tettuccio apribile, veramente carina, e andiamo subito all'hotel a posare i bagagli. L'hotel che abbiamo scelto si chiama Rodostamo, hotel 5 stelle, 620 euro per due persone, veramente stupendo, aveva di tutto, poi era mezza pensione e dopo parliamo anche del cibo, ma veramente 5 stelle, cioè se ne merita 6 secondo me. Vi faccio un breve room tour, non ci fate caso che è tutto sottosopra perché la clip l'ho registrata l'ultimo giorno, quindi la stanza è molto vissuta, diciamo così. Partiamo subito da qui, bagno che vabbè comodissimo, doccia grande, non so come si commenti un bagno, scusatemi, ma bello. Andiamo avanti, vabbè questa è la stanza, letto comodissimo, materasso ad acqua, comodo, era la prima volta che provavo un materasso ad acqua, almeno che io sappia. Frigo bar, soliti comfort che troviamo nella stanza, TV, Sky e tutto il resto. Fuori c'era un piccolo terrazzino e la vista era sulla piscina e dopodiché si vedeva il mare, veramente bellissimo. E infatti siamo stati per un po' di tempo in piscina perché le camere non erano ancora pronte, quindi abbiamo atteso un po' lì, ci siamo già un po' rilassati anche perché la mattina sveglia presto, quindi... Orario di pranzo, partiamo in cerca di cibo, non sapendo dove, però abbiamo optato per un solito chioschetto, magari vicino a una spiaggia, in modo che dopo potevamo andare subito al mare. Ne abbiamo trovato uno, cibo niente di eclatante, quell'insalata che ha preso la mia ragazza era buona, 21,50 euro, compreso di 2 lettini e ombrellone. Ebbene sì, i prezzi veramente molto bassi. E poi vedete il prossimo giorno quanto abbiamo speso. Subito dopo abbiamo fatto un giro in centro giusto per dare un'occhiata. Dopodiché siamo tornati in stanza, doccia, un po' di relax e siamo andati a cena nel ristorante dell'hotel che era a buffet. Buffet che non era chissà quanto ampio, però qualitativamente fidatevi che era veramente ottimo il cibo. Infatti nonostante siano magari sapori a cui non siamo abituati perché sappiamo la cucina italiana, ok, però... non si mangiava affatto male, anzi. Dopo cena siamo andati a fare un'altra passeggiata in centro, si stava veramente benissimo, considerando che era giugno, come periodo secondo me ottimo, soprattutto per noi che essendo una coppia tranquilla, non ci piace chissà quanto caos e tutto il resto, si stava veramente bene, c'era un po' di gente, ok, la stessa cosa sulle spiagge, c'era un pochino di gente, però niente di troppo eccessivo. Mattina seguente, prima cosa, colazione, e qui veramente colazione fantastica, è vero, solito buffet, magari come fanno in tutti gli hotel, ok, ma era veramente buono, anche qui si sentiva la qualità del cibo, cioè veramente ottimo. Dopodiché mettiamo in moto la nostra smartina e si parte subito per la spiaggia. Abbiamo passato la mezza giornata in spiaggia, dopodiché siamo andati a pranzo in uno di quei ristorantini, diciamo, tipici, molto acchiappaturisti, ma era lì vicino al mare, quindi io ho preso questo piatto che non era il top, però poi soprattutto ragazzi la salsa tzatziki, ma che cos'è? Cioè... io ho scoperto un nuovo mondo perché l'ho sempre sentita ma non l'avevo mai assaggiata, poi soprattutto lì cioè una cosa veramente speciale. Dopodiché abbiamo fatto un giro in barca, 10 euro a persona, veramente anche lì molto economico, anche se è durato una mezz'oretta, però molto carino, ci hanno portato un po' in giro a vedere delle cavette, non so come chiamarle. Soprattutto in questo punto dove c'era la roccia che si fermava a filo d'acqua e con la luce e il colore dell'acqua veramente usciva fuori uno spettacolo veramente bellissimo, che è un po' la stessa cosa che si forma nella Grotta Azzurra a Capri, che poi ho visto la domenica successiva.
veramente veramente uno spettacolo della natura in pratica. Abbiamo preso qualcosa al bar che affacciava poi sul mare e abbiamo optato per questo ice cappuccino che in pratica vedevamo a tutti e abbiamo detto ok, proviamo, sarà come sai le creme di caffè, quelle fredde. Invece no, fa letteralmente cagare, però ci ostinavamo, poi l'abbiamo preso anche il giorno dopo, fa veramente cagare. 7 euro due, quindi 3,50 l'uno. Forse era la cosa che costava di più in Grecia, ma cioè no. Prima di tornare in hotel ci siamo fermati in un supermercato, ma giusto per vedere un po' i prodotti, se si trovava qualcosa di diverso. In effetti c'era qualcosa di strano, che magari qui non troviamo. E soprattutto shampoo con bottiglie da tipo 2 litri enormi. Quello che abbiamo comprato alla fine poi era una crema, qualche protezione, qualcosa per la mia ragazza, una bottiglina d'acqua e 2 Coca-Cola a gusti particolari, se possiamo dire così. Una era una Coca Zero al limone, che qui non avevo mai visto e mai assaggiato, un'altra era sempre una Coca-Cola, ma non mi ricordo manco il gusto, che gusto era, e abbiamo speso 7,80 euro. Tornati in hotel, solita doccia, un po' di relax e siamo andati di nuovo a cena, ancora veramente buoni. Io ho cercato comunque di prendere cose un po' più particolari per assaggiare e devo dire mi è piaciuto tutto, cioè è vero che sono un tipo che piace tutto, però era veramente buono. La sera abbiamo fatto un altro giretto e poi ci siamo fermati in spiaggia di notte, cioè non tutta la notte, ma siamo stati un po' lì. Terzo giorno cambiamo di nuovo spiaggia, abbiamo fatto 3 giorni, 3 spiagge diverse e devo dire che questa è ancora più economica di tutte le altre perché 2 lettini, un ombrellone e parcheggio per la nostra smartina abbiamo pagato ben 5 euro, cioè 5 euro tutto. Mare ovviamente vabbè stupendo, senza che stiamo a commentarlo. Pranzo ci siamo fermati lì a mangiare nel ristorantino vicino al Lido. Ho preso lo stesso piatto del giorno prima, ma devo dire che qui era molto più buono e ho assaggiato questa cosa che vi scriverò qui perché non mi ricordo il nome, è veramente buonissimo. Durante il pomeriggio invece abbiamo fatto una passeggiatina, ci siamo un po' rilassati. La sera abbiamo deciso invece di assaggiare la pita, quindi siamo andati alla ricerca, però quelli sozzi, quelli tipo sai quando trovi il kebabaro sozzo, volevamo trovare una cosa del genere che la facesse proprio lì e ne abbiamo trovato uno per 2 pite più 2 bibite 5 euro. E raga, era veramente buono. Poi questa tizia ci consigliava di prendere un tipo di carne rispetto a un'altra. Noi pensavamo ci volesse truffare, quindi abbiamo detto ok, facciamoli diversi, uno e uno. E invece no, aveva ragione lei, ci stava indirizzando bene, era veramente buonissima. Ultimo giorno prima di partire, siccome l'aereo era circa alle 3, ci siamo fatti un altro giretto per acquistare qualche souvenir, cose del genere, dopodiché siamo partiti ed è finita la vacanza. E devo dire che per essere stata una vacanza di pochi giorni a giugno, senza organizzare chissà quanti dettagli, chissà quante cose, è stata una delle più belle, molto semplice, abbiamo trovato tutte, cioè ci è andata tutto bene, tutti i posti belli, ci siamo trovati bene ovunque e bellissima. Quindi spese finali: hotel 620 euro, volo 110 euro, cibo 60 euro, consideriamo che eravamo anche in 2 persone e poi considerando che avevamo la mezza pensione, quindi era solo il pranzo che dovevamo arrangiare, ma costava veramente pochissimo. Benzina, che non vi ho detto, lì la benzina costava molto di più che in Italia e abbiamo speso vabbè 30 euro di benzina. Noleggio dell'auto 220 euro e cose varie, sfizi, parcheggio, magari spesine così, circa 30 euro, per un totale di 1070 euro. Diciamo che non ci siamo privati poi di quasi nulla perché abbiamo scelto magari un hotel 5 stelle, potevamo scegliere magari qualcosa di meno. Il volo vabbè ci sta, il cibo era compreso. Il fatto dell'auto diciamo che ci voleva per forza, forse potevamo trovare qualcosa in meno, ma controllando poi i prezzi non è stata poi così alta, quindi quello che potevamo risparmiare di più magari era l'hotel, anche perché a giugno si poteva trovare qualcosa forse di meno, ma è andata bene così, anzi lo farei altre 1000 volte perché è stato veramente bellissimo. E niente, il video finisce qui, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.